Mi chiamo Odoardo Govoni, Dino per gli amici, come voi. Allora io avevo la passione delle corse sia in pista che in salita, ma in pista era troppo costoso. Noi alle corse andavamo insieme, erano le corse di campionato, lui faceva il Gran Turismo, un po' con la Porsche, un po' con la Pantera. A parte che lui dopo faceva anche delle gare più importanti, tipo Targa Florio, 500 km del Mugello. Mi ricordo che una delle più belle corse che ho fatto è stata in salita, quella di Orvieto. E mi piace vinsi la categoria in mezzo alle sport. Nel 1980 ero un baldo giovane di poco più di 20 anni, stavo cercando una Porsche. E un amico mi disse: guarda, io sono amico, mezzo parente di Dino Govoni, ha da vendere una 911, è una macchina molto particolare, ma molto. Questa macchina l'aveva un ragazzo di Reggio Emilia, credo. Ci siamo trovati diverse volte e mi cacciava la paga, a Magione soprattutto. Allora per tagliare la testa al toro, gli ho detto con questo ragazzo: la vuoi vendere la macchina? È stato lì così, poi dopo abbiamo combinato. Questa macchina la comprò perché gli era stato detto che le Porsche non si rompevano mai e poi era anche più guidabile per le salite, lui diceva come una bicicletta. In quegli anni erano macchine, diciamo, non era l'ultima perché era il 2.8, però era già un'automobile d'alto livello, quindi era una soddisfazione anche in quegli anni andare a fare assistenza alla macchina a quei livelli. Era come oggi fare assistenza a una GT. Questa macchina aveva un motore 2005, ma io non lo sapevo. Allora io gli dissi col Sala, quello che aveva il garage a Maranello: mettimi su un motore discreto, però un po' più forte, perché c'è il Giro d'Italia. È arrivato a fare delle cose incredibili, gli ha fatto l'albero motore ex novo, dal pieno. Ma sai, in quegli anni non è che c'erano poi tanta concorrenza di tante automobili con i cavalli che avevano queste qua. Allora dopo ho fatto insomma diversi Giri d'Italia, 3 credo, e anche delle corse in salita. Allora poi un giorno è venuto il signor Rizzoli. Arrivai da Dino, persona gentilissima. Io da ragazzino l'avevo visto correre, mi ricordavo quando correva con la Pantera, insomma era anche per me un mito. Era una macchina emozionante, ma non erano ricercate come sono ricercate oggi questo tipo di automobili. La poteva comprare un appassionato che metteva sul piatto della bilancia l'emozionalità che poteva dare e le sensazioni di guida in particolare. A quel punto chiamai Govoni perplesso, disse: ma non so se ho comprato la macchina giusta, e Dino mi disse: la tenga, dico, vedrà che è contento perché non la conosceva. Si deve rendere conto che ha comprato una macchina diversa dal solito, fuori dagli schemi, particolarissima, una macchina così non c'è. Si vede che è stato contento perché dopo non l'ho più sentito. Siamo onesti, c'aveva un bel rapporto peso-potenza, le Lancia, quella roba lì, non erano macchine con queste prestazioni, questa potenza che avevano queste qua, se le avevano, In quegli anni più di 100 cavalli a litro, era già un bel andare, Io non avevo mai guidato una Porsche, neanche una Porsche. Mi sono trovato su una macchina che mi sembrava di averla sempre guidata, di una facilità, ma anche era una macchina sincera proprio, una macchina che incredibile. Ritrovare questa macchina qui a quasi 40 anni da quando l'ho avuta mi dà una grande sensazione, perché mi fa dire: beh, nella vita non ho mai comprato delle macchine sbagliate. Poi dopo ci saranno state anche quelle più veloci, perché c'erano i 3000, c'erano le Porsche Turbo, però questa è una macchina onesta, veramente. Se avessi avuto i soldi l'avrei comprata io.
La macchina mi fu venduta con tutte le dotazioni racing, quindi era già coinvolgente quando entravi e preparavi per farla partire. Quando poi l'accendevi era un concerto.